Si compila un business plan anche per i musei? Sì, anche seppure non sempre, e meglio si definisce come un piano economico, ma la forma viene stabilita dallo statuto museale che indica mission e modalità di gestione. Ma andiamo con ordine. Il museo può essere definito come un'impresa e quindi un'organizzazione con risorse finanziarie da gestire e quindi pianificare. Ecco allora che il museo ha comunque sempre un proprio bilancio di entrate e di uscite, mentre quello che varia sostanzialmente sono le modalità con le quali si hanno oppure si recuperano i fondi. Il confine insieme è tanto abissale quanto sottile e quasi mai netto. Ipotizziamo che un museo abbia un fondo di dotazione costante nel tempo, proveniente da una fonte sicura e perenne, come ad esempio la quota fissa di una fondazione, di una istituzione pubblica o ancora da sostenitori come aziende private o più in generale i cosiddetti amici del museo. Ecco che su questi fondi, insieme ai biglietti, all'affitto delle sale, alla presenza del bookshop e ancora ai bar e ai ristoranti o la vendita di altri servizi, il museo programma le sue attività e in questo caso il piano economico è quasi fatto. Diverso invece se nello statuto museale ci sono altri scopi, come quello di un pareggio oppure l'ottenimento di un utile di bilancio, con un fisso di contributi e di altre entrate, queste derivanti da attività museali ricreative, culturali, espositive, di formazione oppure dalla compravendita di opere d'arte e di altri beni. Ognuna di queste voci di incasso e di spesa diventano anche voci di bilancio. In questo modo ecco che il piano economico si complica in modo decisamente esponenziale. Paradossalmente si potrebbe dire che più incassi, più problemi, più spese per produrre incassi e per gestire le vendite, per amministrare e infine per investire. Solo pochissimi musei al mondo possono dirsi interamente sorretti da attività di business, seppure le loro gestioni restino protette da sguardi indiscreti. Sono invece più diffusi i musei contraddistinti da modelli gestionali cosiddetti di tipo commerciale, questi riferibili in misura maggiore rispetto ai musei che operano nelle grandi città turistiche. Tuttavia bisogna subito evidenziare che per i musei esistono delle regole generali e fondamentali, come quelle dichiarate dall'ICOM, l'International Council of Museum. L'ICOM stabilisce che i musei sono istituzioni permanenti aperte al pubblico senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compiono ricerca riguardo alle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente e soprattutto le espone a fin di studio, educazione e diletto. Tutti i musei, soprattutto quelli statali e pubblici in generale, fondazioni e quelli privati, hanno aderito a questo dettato comportandosi di conseguenza. Per questi musei è praticamente per la maggioranza nella gestione più che di business si parla di grado di autonomia delle istituzioni museali. Si calcola quindi quale percentuale derivata da contributi pubblici e quale da incassi per vendite di beni, servizi o biglietti. Per molti musei, pur nel rispetto delle indicazioni dell'ICOM, i modelli di gestione sono cambiati. Infatti, da un mandato di tipo collection centered, inteso come musei di raccolta, si passa a un mandato per i musei definito audience centered, che prevede gli utenti come centrali per le loro strategie di gestione. In una ricerca condotta nel 2018 da Federculture, la Federazione di aziende ed enti di gestione della cultura ha evidenziato che in media il bilancio delle fondazioni è composto per il 62% da ricavi derivanti dalle vendite di biglietti, gadget e altri servizi a pagamento. Il risultato migliora sino a raggiungere il 75% nei musei autonomi e anche quelli statali voluti dalla riforma Franceschini. Seppure si potrebbe precisare che i costi del personale per i musei statali non vengono conteggiati in questi bilanci, mentre si tratta invece di voci realmente consistenti. Tuttavia si può sostenere che è possibile ricercare un'economia di sistema con aggiornate metodologie di gestione. E il vostro museo come funziona nella sua gestione economica?